Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Quindi, come ho detto nel mio ultimo video, che per chi se lo fosse perso vi metto il link in alto a destra nell'ubicazione che ormai penso conosciate tutti, da questo video abbiamo finito i vlog e i report delle gare, ma passeremo a dei piccoli ma interessanti video di tecnica e recensioni prodotti. Quindi mi raccomando, fatemi sapere, commentate e ditemi se vi piacciono di più i vlog e i report quindi delle gare oppure i video di tecnica e le recensioni dei prodotti. Bene, di cosa parliamo oggi? Parliamo quindi dell'accoppiamento, ragazzi, fra corona e pignone del vostro differenziale. Quindi all'interno della cellula come accoppiare corona e pignone della coppia conica. Quindi ragazzi, non perdetevelo, non crediate che tutto sia scontato e ovvio e andiamo subito a vedere. Quindi ragazzi, sapete che nell'ultima gara ho avuto un problema tecnico proprio riferito all'accoppiamento pignone e corona. Per questo ho deciso di fare questo video. Allora, tenete presente che per la MP10 se utilizzate corone e pignone 4212 dovrete effettuare questa operazione in modo molto accurato, onde evitare di avere problemi. Perché si fa questa operazione? Cioè, perché si va a definire l'accoppiamento tra corona e pignone? Si va in primo luogo a eliminare questo gioco laterale che vedete. In questo caso vedete, se si guarda attentamente, si vede che il differenziale si sposta in alto e in basso. Chiaramente quando l'auto è nuova, quindi corona, pignone e cellula sono nuovi, ci sarà pochissimo gioco laterale, mentre via via con l'andare avanti dell'usura chiaramente la situazione peggiorerà e non poco. Adesso vi faccio vedere che cosa esattamente andiamo a regolare. Quindi il gioco tra pignone e corona. Vedete? Regoliamo in pratica questo movimento, quanto gioco c'è tenendo fermo il pignone della coppia conica. Vedete? Qui ho preso una cellula usata con pignone e corona usati. Vedete quanto più gioco longitudinale c'è e anche quanto più gioco tra pignone e corona abbiamo. Guardate quanto si sposta avanti e indietro il mio dito. Con cosa andiamo a regolare il nostro gioco tra pignone e corona? Con questi rasamenti. Ne trovate nella scatola della MP10 TKI2 esattamente 6, quindi uno in più per parte di quelli che avevamo nella MP10 TKI1. Quindi capirete l'importanza fondamentale di questi oggetti. Vedete, se ne mettiamo dal lato della corona, avvicineremo la corona al pignone, mentre se li mettiamo dal lato opposto della corona, lo allontaneremo. Chiaramente il tutto va fino a quando non c'è più gioco longitudinale. Vedete, in questo caso ne ho messi uno dal lato corona per avvicinarla. Si va successivamente, dopo averli posizionati, a sentire il gioco tra pignone e corona, quindi tenendo fermo il pignone si va a sentire il gioco. Poi bisogna provare obbligatoriamente a cellula chiusa perché chiaramente cambia. Vedete, si prova in tutte le posizioni della corona e successivamente si prova lo scorrimento perché chiaramente deve scorrere. Molti, guardando il manuale di istruzioni, mi dicano ok, allora ne devo mettere una a destra e una a sinistra perché nel manuale sono raffigurati due rasamenti, una a destra e una a sinistra. No, non c'è una regola. Chiaramente dovete vedere di caso in caso e da cellula a cellula, e tutto questo cambia con l'usura della macchina. Quindi stringiamo le viti e testiamolo sempre prima di darlo per buono con le viti avvitate, almeno le viti superiori. Ok, una volta avvitato testiamo nuovamente il gioco e voi mi chiedete quanto ne deve avere. Non c'è una misura, è il meno possibile a patto che scorra. Se è tutto nuovo potete metterlo anche molto vicino, che problemi non ve ne darà. Mi raccomando, una volta terminato il lavoro,
andate a mettere del grasso, non importa che sia di qualità super eccezionale, l'importante è che rimanga attaccato agli ingranaggi, quindi non importa un super grasso iper costoso, ma che quando lo andate a smontare la cellula lo troverete ancora attaccato a corona e pignone, che non l'abbia espulso, quindi centrifugato via nella cellula. Se volete usare il mio grasso vi lascio chiaramente in descrizione tutti i link. Come vedete io lo metto con il cacciavite e cerco di coprire tutta la corona con uno strato abbondante. Molti di voi mi diranno: ma Fabri, io con tutte le Kyosho MP9 e MP10 prima versione che ho avuto non mettevo assolutamente nessuno spessore, buttavo dentro il differenziale nella cellula e tutto andava bene. Vero, l'ho fatto anch'io alcune volte e prima si poteva fare. Con queste nuove coppie coniche bisogna stare molto più attenti. Una volta terminato il lavoro mi raccomando di controllare anche il gioco laterale, quindi che il differenziale non vada né a destra e a sinistra né avanti e indietro. Torniamo a prendere la nostra cellula usata e vedete che in questo caso il differenziale si muove anche avanti e indietro. Quindi ragazzi, state attentissimi all'usura delle cellule, dei cuscinetti e di tutto questo apparato, perché altrimenti rischiate di rimanere a piedi. Bene ragazzi, spero che questo brevissimo video vi sia piaciuto. Mi raccomando ragazzi, mettete un mi piace, condividetelo e commentatelo. Ne ho seriamente bisogno. Ci vediamo la prossima settimana con un altro video di tecnica o recensione prodotti. Ciao!